Buonasera a tutti e benvenuti alla prima puntata di questa nuova serie della Perisucco. Il succo di frutta di oggi è alla mela. Buono, molto salutare. Siamo a marzo, per antonomasia il mese della primavera. E cosa succede in primavera? Rifioriscono gli alberi, si risvegliano gli animali e si riaccendono gli amori. E noi non potevamo non dedicare queste 5 puntate marzoline all'amore. Perciò, buonasera a tutti e benvenuti alla Perisucco in Love. Questa sera parleremo di una commedia molto bella, divertente e soprattutto romantica di William Shakespeare. Molto rumore per nulla. Questo libro è edito da Demetra, devo dire scritto molto bene, è semplice, diretto e soprattutto, cosa molto difficile per le opere teatrali, ha un linguaggio che non è aulico, anzi è molto colloquiale, quindi lo consiglio se nel caso voleste leggerlo. William Shakespeare nacque a Stratford-upon-Avon il 23 aprile del 1564 e morì nella stessa cittadina il 23 aprile del 1616. È considerato in assoluto il più grande drammaturgo e scrittore della cultura occidentale. Data la sua grandezza megagalattica o interstellare, gli hanno dedicato un asteroide che si chiama 2985 Shakespeare. Egli visse durante l'età elisabettiana, che va dal 1558 al 1603. Questo periodo è un periodo veramente magico per l'Inghilterra, periodo economicamente e culturalmente molto florido, e in questo contesto visse e scrisse William Shakespeare. Molto rumore per nulla è considerata una delle commedie più divertenti e spassose di Shakespeare. Infatti non per niente è anche fra quelle più rappresentate. L'opera ha inizio con il principe Pedro d'Aragona, che giunge a Messina dopo una lunga battaglia e si riposerà a casa del suo amico Leonato. Leonato ha una figlia di nome Ero e una nipote di nome Beatrice che è cresciuta anch'essa come una figlia. Le due cugine sono completamente differenti l'una dall'altra. Ero è dolce, gentile, sottomessa, mentre Beatrice è ribelle, curiosa, intelligente e soprattutto non ha nessuna intenzione di prendere marito. Quindi è decisamente un personaggio molto moderno. Ma tutto ciò cambierà quando le due ragazze incontreranno i due amici e compagni d'arme di Don Pedro, e cioè Claudio e Benedetto. Qui inizierà un gioco delle parti, fra battibecchi, intrighi, controversie, fino a giungere a una lieta conclusione. Dovete sapere che alcune parti di quest'opera l'abbiamo messa in scena qualche anno fa, in uno spettacolo dal titolo Un viaggio con William. Qui sotto troverete il link allo spettacolo. Sono molto affezionata a quest'opera. È una delle prime che ho scritto tanti anni fa. Addirittura l'ho sognata, pensate un po', e all'interno contiene le scene d'amore più belle di William Shakespeare. Bene, adesso vorrei leggervi alcune scene di molto rumore per nulla. Ah, eccoti qua! Ma che ci fai con Penny? Come che ci faccio? Ci stavamo coccolando, eravamo così contenti. Ma dai, lasciala andare. Adesso dobbiamo leggere. Oh, che cosa dobbiamo leggere? Beh, una scena di un viaggio con William. Ah sì? Sì, e molto rumore per nulla. Beatrice e Benedetto. Ah. Ti ricordi quando li abbiamo interpretati? Io facevo Beatrice e tu facevi Benedetto. Sì, mi ricordo, mi ricordo. E soprattutto mi ricordo quanto era divertente trattarti male. Figurati. Dai, lascia andare Penny. Non devo proprio? Sì, dai. Va bene, vai Penny. Possa tu, cara cugina, viver felice e sfornare eredi, benché ovviamente al fianco di un uomo. Felicitazioni al mio carissimo Claudio, nonostante l'amore sia la rovina di un uomo. Mi domando perché stiate ancora parlando. Nessuno vi ascolta. Ah, ma guarda un po', la mia cara signora Disdegno. Siete ancora viva? È possibile che il disdegno muoia quando ha per nutrimento un cibo adatto qual è il signor Benedetto? La stessa cortesia diventa disdegno se capita in vostra presenza. E allora la stessa cortesia è un voltagabbana, ma un fatto è certo, tutte le donne mi amano eccetto voi, e mi piacerebbe pensare di non avere un cuore duro perché, a dirla franca, io non ne amo nessuno. Ma è una fortuna per le donne che si salveranno da un corteggiatore importuno.
Preferisco ascoltare l'abbaiare del mio cane alle cornacchie piuttosto che le confessioni d'amore di un uomo. Dio vi conservi in un simile consiglio, così che un qualche gentiluomo sfugga al destino di girare con la faccia graffiata. Oh, i graffi non arrecherebbero danni se sotto ci fosse una faccia come la vostra. Ah, bene, siete un'ottima istruttrice di pappagalli. Un uccello con la mia lingua è meglio di un animale con la vostra. Ah, come vorrei che il mio cavallo avesse lo slancio della vostra lingua. Ma fate come volete. Io ho finito. Sempre con una sgroppata da ronzino. Vi conosco da un pezzo. Ah, quanto mi piaceva questa scena. Era troppo divertente prenderci in giro, punzecchiarci. Mi ricordo che mi piacque tantissimo il personaggio di Beatrice. Soprattutto c'era quel pezzettino, quel monologo, ti ricordi? Che faceva più o meno così. Sì. Perché mi bruciano le orecchie? Sarà vero. Merito tante accuse per orgoglio e disprezzo. Oh, addio arroganza. E tu continua pure, benedetto, ad amarmi ed io te ne saprò ricompensare. Ammansirò il mio cuore aspro e la mia dolcezza, se anche tu mi ami, saprà spingerti a unire i nostri affetti in un santo legame. Tutti dicono che tu hai meriti grandi e io li credo più grandi assai che tutti non li credano. Oh, era proprio l'apoteosi dell'amore. Sì, e quando poi si riconosce l'amore, quando si vede in faccia, quando c'è il dubbio, ma c'è anche il piacere della scoperta. Il fascino dell'amore, perché è così coinvolgente, è così che Grazie per abbraccia. essere stato con noi. No! Ah, sì, ci prende gusto e diventa prolisso. Beh, adesso è arrivato il momento dei saluti. Sì, ma dovete venire con me. Eccoci qua. Di molto rumore per nulla, hanno anche girato un bellissimo film di e con Kenneth Branagh del 1993. Kenneth Branagh è un grandissimo attore e regista inglese che ha portato al cinema le più grandi opere di William Shakespeare. Questo film è del 1993, è appunto con Kenneth Branagh nella parte di Benedetto, la sua ex moglie Emma Thompson nella parte di Beatrice e Kate Beckinsale nella parte di Ero e Robert Sean Leonard nella parte di Claudio. Ah, dimenticavo, c'è anche il grandissimo Denzel Washington nella parte di Don Pedro. Ci sono anche Michael Keaton, Imelda Staunton, Keanu Reeves. Quindi, cosa dire, è veramente un film da vedere, esilarante, spassoso, divertente. Qui sotto troverete il link per poterlo vedere. Detto ciò, vi ringrazio per averci seguito in questa prima puntata della nuova serie della Perisucco, In Love. Come sempre troverete tutti i link, il link del libro, il link del nostro spettacolo Un viaggio con William e il link del film Molto rumore per nulla di e con Kenneth Branagh qui sotto nella descrizione al video. Ah, e se il video vi è piaciuto ricordate di commentare, mettere un like e iscrivervi al canale. Io vi saluto e auguri! Alla prossima puntata della Perisucco in Love!